benvenuti. Oggi vi voglio raccontare... Ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capavolta sotto sopra sia finita. No, dai, scherzo ovviamente. Oggi vi voglio raccontare di come ho creato una stampante 3D con pezzi recuperati da vecchie stampanti ad aghi. Questo non è un video sul fai da te, in quanto non è possibile replicare fedelmente quello che ho fatto, ma è più un racconto di come l'ho fatto affinché sia da spunto per qualcun altro che vorrà cimentarsi nell'impresa. Ci tengo a precisare che le stampanti 3D vengono create in casa, vengono realizzate in casa da più di 10 anni, quindi non ho inventato niente, anzi mi sono solo limitato a documentarmi ed ad applicare quello che ho appreso da altri che l'hanno fatto prima di me. Il progetto è nato principalmente dall'unione della mia voglia di possedere una stampante 3D e dalla passione che ho per la costruzione e modifica di tutto quello che mi circonda. Lo so, avrei fatto prima comprare una stampante 3D bella e pronta, montarla e clic, iniziare a stampare da subito. Ma così in realtà non ci sarebbe stato divertimento e soprattutto non mi andava di spendere 200-300 euro per un oggetto che avrei usato veramente poco. Ecco allora che inizia la mia ricerca di informazioni sul web, principalmente per capire se fosse possibile costruirla da soli. E sì, è possibile, ma era ancora un po' costoso per me. Finché non mi imbatto in un video, ormai vecchio di anni, del canale di Attilab di Alessandro, che saluto e ringrazio, magari vi lascio il link in descrizione. Alessandro ha costruito una stampante 3D partendo da pezzi di stampanti ad aghi. Che illuminazione! Mi metto subito all'opera, recupero qualche stampante ormai vecchia, da dove smonto principalmente gli assi, i motori passo passo e tanta minuteria. Compro su siti cinesi solo quello che non posso costruire, quindi compro la scheda di controllo che è un Arduino Mega, una scheda di interfaccia, la scheda che interfaccia l'Arduino con i motori, i sensori, i riscaldatori eccetera, la RAMPS, e completo con dei driver, gli A4988 e poi prendo un hot-end, che è la parte terminale che si occupa di sciogliere ed estrudere il filamento. Farò almeno delle LCD in quanto non mi è indispensabile, utilizzerò un computer. E tutto l'altro resto verrà costruito con i pezzi che andrò a recuperare dalle stampanti. Vediamo ora come ho creato questo accrocchio di pezzi in stile Frankenstein. Partiamo dall'asse Y. Per il telaio sono partito dall'idea della Prusa MK2 fatto con le barre filettate, ma invece dei blocchetti stampati con le stampanti 3D ho utilizzato dei pezzi di multistrato che ho recuperato da vecchi scarti. Quindi con le barre filettate ho creato una prima bozza del telaio e ho fissato le due barre all'asse Y. Come primo piatto ho usato un pezzo di plastica di uno scanner di un multifunzione, che ha la dimensione di un foglio A4, è leggero, è facile da bucare, quindi ottimo per il mio scopo. Sotto ci ho fissato i cuscinetti lineari, le guide lineari, che non sono altro che i pezzi delle testine originali delle stampanti che ho tagliato e adattato, e il supporto della cinghia, sempre recuperato dalle stampanti. Passiamo ora al motore dell'asse Y. Ho preso un bel motore passo passo grosso, era un 6 fili, ma questo in realtà non è un problema. Ho usato la cinghia originale di quel motore e l'ingranaggio di ritorno che gira su cuscinetti, quindi ottimo. Ho fissato il tutto al telaio, adattando quello che avevo e usando dei pezzi di lamiera recuperati. Per terminare l'asse Y ho avvitato sul piano in plastica un rettangolo di balsa, di 4 angoli con relative 4 molle. Sopra il piano ho applicato un vetro, recuperato questo da uno scanner, da un piano di uno scanner di un multifunzione, che sarà poi il piano di stampa vero e proprio, in quanto è liscio e dritto. E così ho finito l'asse Y. Ora passiamo all'asse X. Sono partito dall'obiettivo che avrei voluto velocità, quindi doveva essere leggero, essere alzato facilmente lungo l'asse Z e soprattutto doveva avere poca forza cinetica quando veniva spostato dal motore passo passo. Ho scelto il sistema Boden per l'estrusore invece di quello diretto, sempre per ottimizzare i pesi. Qui non avevo nessun cuscinetto lineare da che si potesse adattare alle barre del diametro 10, quindi ho utilizzato 2 tasselli e 2 fascette in rame. Ho fissato su un pezzo di legno di appena 1 centimetro, piccolino, e così ho completato l'asse X e il supporto dell'hot-end. Le guide agli estremi dell'asse X non sono altro che 2 testine di stampante Epson tagliate, da cui ho ricavato le guide che scorrono sugli assi da 20.
Anche per l'asse X ho utilizzato un motore che aveva già una ruota dentata montata, la relativa cinghia e l'altra ruota dentata di ritorno. Sull'asse X ho montato quindi l'estrusore. Questo particolare modello di estrusore è un clone cinese dell'E3D V6, qualcosa del genere. Dovrebbe essere un buon prodotto, ma è un po' rognoso da montare. Non ha un punto di fissaggio bello, piatto e facilmente avvitabile. Così mi sono inventato un qualcosa che lo tenesse fermo durante la stampa. La soluzione non è elegantissima e sicuramente nemmeno molto funzionale. Riguardando il video di Attilab ho poi visto come Alessandro ha risolto il problema, credo di farlo anch'io in una prossima revisione. L'asse Z. Per l'asse Z, cioè l'asse dove la testina di stampa scorre in alto e in basso, ho voluto utilizzare due motori con due driver per far girare delle comunissime barre filettate da 8 comprate in ferramenta. Mi è bastato fissare dei dadi a manicotto, chiamati anche dadi di giunzione, sulle guide per infilarci dentro le barre filettate. Per accoppiare i motori alle barre filettate ho semplicemente usato altri due dadi a manicotto, li ho bucati, filettati e ci ho avvitato dei grani da 8 e ho accoppiato il tutto con i motori. Mi è bastato solo quindi limare gli ingranaggi in ottone che già erano montati sui motori scelti. Per far lavorare meglio i motori ho preferito applicarli in alto, in modo che non debbono sopportare tutto il peso dell'asse X, e quindi ho fatto girare le barre filettate su dei cuscinetti, in modo da diminuire gli attriti. I cuscinetti per esempio li ho recuperati dalle ruote di un vecchio skate. L'unica accortezza che bisogna avere quando si vogliono usare due motori per l'asse Z è quella di scegliere due motori praticamente identici, le stesse caratteristiche, lo stesso passo, la stessa tensione di funzionamento devono essere identici. I più attenti noteranno che ho usato prima due motori diversi per l'asse Z. Questi motori sono stati poi sostituiti con altri modelli perché quelli che avevo scelto non andavano bene sulla mia configurazione. Mentre per gli altri assi non ha importanza che motori usare, il passo eccetera, vanno bene tutti. Arrivato a questo punto dovevo assemblare e unire le due metà appena create. Con poca voglia e poca fantasia ho sistemato l'asse Z su un pezzo di legno rettangolare dallo spessore di circa 2 cm e poi ho fissato il tutto alle barre filettate del telaio. Un lavoretto semplice ma tutto sommato funzionale. Qui ho fatto per esempio un grosso errore, cioè non ho fatto capitare l'asse Z al centro dell'asse X. Così ho perso tantissima superficie di stampa, un particolare da tenere sicuramente in mente nella prossima revisione. Ecco quindi come si presenta il telaio finito visto dalla parte posteriore. La parte elettronica secondo me è stata la più semplice. Ho recuperato 3 end stop, 3 sensori sempre dalle stampanti, e ne ho messo uno per ogni asse, fissandoli con colla a caldo, fascetto o staffe a L. Poi ho preso i 5 driver 4988, ho incollato i dissipatori forniti in dotazione e li ho inseriti nella ramps facendo attenzione al verso. Nel caso dei 4988 bisogna orientarli con il trimmer di regolazione della VRF verso il lato opposto dal connettore verde. In questo punto ricordo di aver fatto un errore, cioè ho lasciato le ramps senza nessun ponticello per il settaggio della divisione dei passi dei motori. Una volta fatta la prima prova di funzionamento con il software Pro Interface ho riscontrato un problema del mancato movimento per decimi di millimetro. Il problema è stato poi risolto smontando tutti i driver e mettendo tutti i ponticelli sotto, quindi ho impostato il divisore dei motori a 1/16 di passo. Fatto questo ho rimontato la ramps sull'Arduino Mega, a cui ho rimosso il connettore di alimentazione perché non permetteva il corretto inserimento della ramps, e anche perché questo in realtà non serve più in quanto l'Arduino si alimenta dalla ramps stessa, dall'alimentazione della ramps. Sull'Arduino ho installato firmware Marlin 2.0, ho anche settato qualcosina nella sezione Configuration e Configuration Advanced. Non mi dilungo su questo perché la rete è piena di guide in praticamente tutte le lingue. Ora, senza i motori collegati, ho alimentato la ramps con un alimentatore da PC e ho settato la VRF sui driver. C'è un'infinità di guide anche su questo in merito a questo, quindi eviterò anche questo passaggio. La storia dell'estrusore. L'estrusore fa storia a sé, in quanto una prima versione da me creata non andava bene. I problemi riscontrati erano principalmente due. L'ingranaggio usato non aveva la gola e il controingranaggio di spinta non aveva una molla abbastanza forte da far pressione sul filo.
Il risultato era che l'estrusore in realtà non era in grado proprio di spingere il filo lungo il tubo di Teflon. Quindi ho creato una seconda versione realizzando la gola direttamente sull'ingranaggio che era collegato già al motore. Per fare questo ho messo un maschio M6 da filiera nel mandrino del tornio. Ho sistemato il motore sulla torretta e facendo girare il maschio ho spinto il motore contro di esso affinché non si è creata la gola che mi serviva. Ho anche cambiato la molla con una più forte e ora funziona decisamente meglio. È giunto il momento di collegare elettricamente i motori. L'ottende, il termistore alla ramps. Non ho filmati specifici, ma in linea di massima posso dire che è stato un lavoro abbastanza noioso, in quanto ho usato dei comuni cavi reperiti da un cavo di rete LAN e dei connettori DuPont. In rete si trovano moltissime guide al riguardo e schemi elettrici ufficiali. I motori vanno collegati a coppia e provati con un software per assicurarsi che si muovino nella direzione scelta. Se girano al contrario dovete staccare i cavetti dei motori e collegarli al contrario. Quindi ho poi collegato gli switch dell'end stop, la resistenza che riscalda l'hot-end e il termistore che ne controlla la temperatura. Ecco arrivato finalmente il momento della prova. Col PC collegato e il software Pro Interface ho effettuato delle prove di stampa, prima senza filamento e poi con il filamento. Ho controllato anche le temperature dei motori per essere sicuro che non ci fossero problemi termici. La qualità ovviamente non è delle migliori, i parametri da settare sono veramente tanti. Ed eccoci alle conclusioni finali. Il mio ovviamente è stato un esperimento. In questo video ho racchiuso in pochi minuti diverse settimane di lavoro, prove e risoluzione di problemi che mi sono creato io stesso. Per chi si chiede se ne vale la pena, la risposta è dipende. Dipende se avete voglia e competenze di imparare qualcosa di nuovo e non vi scoraggiate facilmente, anzi, siete appassionate quando incontrate qualche piccolo problema. Che cosa vorrei farci con questa stampante? Vorrei usarla per stampare oggetti per il laboratorio, per il tornio, eccetera. Quindi preferisco più la sostanza dell'oggetto stampato alla sua finitura estetica. Vorrei anche continuare a svilupparla, magari stampando parti necessarie per migliorarla, per esempio. Vorrei migliorare il piano di stampa aggiungendo un piatto riscaldato, che però voglio realizzare in casa e non lo comprerò già fatto. Se volete quindi continuare a vedere gli sviluppi futuri di questa stampante o di altri progetti che ho in mente e vi fa piacere, iscrivetevi al canale. Alla prossima!